Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, sono qui con una nuova tutorial, faremo il fratellino di questa orecchino, in cui già vedete anche i materiali che poi dimostro, però dimostro anche un'altra versione dei miei orecchini che io ho già completato. Comunque parliamo di questi orecchini e veramente rimane leggeri, non sono grandi, è bello bello, spero che piacerà anche a voi quando dopo che avete realizzata. Ma adesso parliamo dei materiali, quindi dimostro i materiali che occorrono e iniziamo subito con il tutorial. Bene, per realizzare questi orecchini occorrerà rivoli da 14 mm, occorrerà il nostro ginkgo, occorrerà Hobbit, bicono da 3 mm, bicono da 4 mm, soltanto uno servirà per inserire anello Miyuki 80 e poi servirà il nostro 11.0 e naturalmente la base. Bene, ora inizieremo con il tutorial. Ok, iniziamo con il tutorial. Come vedete, infilata sul mio filo 12 bicone da 3 mm e 12 rocal 11.0, quindi occorrerà 12. Lo scrivo qua sopra così sapete. Quindi a questo punto andremo e ripassiamo in tutte le palline da dietro. Dobbiamo andare e ripassare tutte da dietro. Ok, ripassata da dietro della lavorazione, quindi come vedete anche chiusa a cerchio, e quindi portate avanti da uscire dalla rocal 11.0. A questo punto andremo a inserire 7 11.0 sull'ago e andremo a inserire salto subito la successiva e vado a inserirmi nella prossima, quindi dobbiamo saltare come vedete un rocal. Ecco, quindi andrò a inserire nuovamente 7 rocal 11.0 sul nostro ago. Quindi infiliamo di nuovo 7 rocal e andremo a inserire nella successiva della rocal, quindi salto 1, vado a inserirmi nella successiva. Vedete, saltando 1 vado a inserirmi nella successiva, quindi questo completiamo così. Io vado a completare, inserire le mie 7 rocca tutto intorno a tutta lavorazione e poi ricominciamo con il prossimo passaggio. Quindi andate a infilare la vostra 7 rocca, faccio vedere un'altra volta e poi completate da soli. Bene, come vedete infilata di nuovo 7 rocca sul mio ago e come fatto in questa 2 salto subito 1 e vado a inserirmi nella successiva. Tiro il mio filo. Bene, a questo punto andate a completare il vostro lavoro e ci vediamo nella prossima passaggio. Ok, inserite le mie rocca, quindi come vedete ho salita su subito nella prima archetto, nella prima 4 della rocca. A questo punto andremo a inserire 3 rocca sul nostro ago, andremo a inserire nella successiva gruppo della 7, inseriamo 1, 2, 3 in 4 rocca, 1, 2, 3 e 4, inserisco in questo e tiro filo. Bene,
prendo di nuovo 3 rocca, prendiamo di nuovo 3 rocca e come prima saliamo della prima 4 della rocca, quindi vedete perché non vedo bene, non vorrei sbagliare, 1 2 3 e 4 e tiro filo, vedete bene, 1 2 e 3, quindi di nuovo 3 rocca, andremo avanti 1 2 3 e 4 e infilo nella 4 della rocca. Ecco, andate a completare anche questo passaggio inserendo 3 rocca tra vostro 7 rocca. Ok, dopo che avete completato inserire la vostra rocca, 3 rocca, andremo a prendere il nostro rivoli da 14 mm, quindi applichiamo il centro della lavorazione aiutando tenendoci a mano, iniziate a tirare il filo e quindi qui voi dovete ripassare nella lavorazione questa retro per rafforzarla. Ecco, rafforzata la mia incassonatura, come vedete il nostro rivolo è incassonato. Ora dobbiamo continuare con la lavorazione, come vedete uscendo da questa rocca. Ora dobbiamo risalire con l'ago in 2 rocca. 1 e 2, no? Solo 2. Vedete io prima salite in 3, solo in 2. Quindi vado e tiro il mio filo. Ecco, come vedete, salite, vedete, abbiamo 3 rocca qui, no? 1, 2, 3 e quindi io salito solo in 2 rocca, bene. Ora dovete infilare sul vostro ago. Infilo? Dovete infilare sul vostro ago, quindi partendo con una rocca, una obit, il vostro ginkgo, accompagnata con 3 rocca, quindi portiamo fino giù a lavorazione. Ecco, ho portato fino giù, ora rientro nell'altra parte del ginkgo. Ops, scusate la sfocatura, quindi rientro nell'altra forma nella ginkgo. Ora uscendo dall'altra parte del ginkgo inseriamo un obit e un rocca, quindi inserisco un obit e un rocca e vado a inserire nella, vedete, sempre lavoriamo qui nella seconda rocca, ma entro anche nella quella che si trova dopo e tiro il mio filo così. Ora invece attraverso in questa rocca e risaliamo di nuovo in 2 rocca. E risalgo di nuovo in 2 rocca. Praticamente abbiamo saltato questo spazzolino, questa, perché dobbiamo lavorare solo in questo. Quindi uscendo da qui di nuovo andrò a inserire nuovamente, controllo, ok, tutto a posto, inserire di nuovo là. Quindi inseriamo di nuovo la seguente pallina, una rocca, un obis, il ginkgo e 3 rocca. E come prima portate fino giù la vostra lavorazione. Quindi ripasso nell'altra parte del ginkgo e inserisco di nuovo un obit
è un rocca. E vado a inserirmi di nuovo nella seconda rocca e esco della terza anche così. Quindi inserisco nella seconda rocca, nella terza, così. Quindi vado e attraverso nuovamente a questa rocca. Ecco. Quindi dobbiamo risalire di nuovo per uscire dalla seconda rocca. Ecco, vedete, risalita nella seconda rocca e questo passaggi va completato in tutto giro. Quindi andate, scusate, completare, inserire le vostre palline e poi ricominciamo con la prossima passaggi. Quindi andate e completate. Ok, inserite le mie palline e come vedete risalita subito uscire da mia Hobbit. Questo appunto uscendo dal Hobbit andremo a inserire 4 rocca su ago. Quindi inseriamo 4 rocca su ago e andremo a inserire in alto della nostra 3 rocca. Quindi inseriamo in alto nella 3 rocca. Ecco, quindi uscendo dalla rocca, dalla 3 rocca, infilate di nuovo 4 rocca sul vostro ago. Quindi infiliamo di nuovo 4 rocca, andremo a inserire nella Hobbit. Ecco, ora uscendo da Hobbit andremo a prendere un bicono da 3 mm. Quindi vado a inserire nella Hobbit successiva. Ecco, vedete? Andiamo a inserire tra Hobbit. Quindi uscendo da Hobbit infiliamo di nuovo 4 rocca. Inseriamo 4 rocca e come prima andremo a inserire in alto della nostra 3 rocca che si trova sopra il nostro ginkgo e tiro il mio filo. A questo punto inseriamo di nuovo 4 rocca e vado insieme nella Hobbit. Tiro il mio filo. Ora inserisco di nuovo un bicono da 3 e vado a inserire nella Hobbit. Ecco, e questo vedete va avanti così, dimostro un'altra volta, poi continuate da soli, quindi inserisco di nuovo 4 rocca e vado a portarla a inserire in alto della 3 rocca che si trova nel ginkgo e tiro il mio filo. Ecco, uscendo da 3 rocca del ginkgo inserite 4 rocca. 4 rocca, così magari vedete meglio, quindi 4 rocca e va inserita nella Hobbit. E tiro il mio filo. Beh, e come prima prendo il mio bicono da 3 mm e vado a inserirmi nella Hobbit.
ecco qua. Vedete, questa va avanti così finché non avete completato inserire le vostre perline, quindi andate a completare le vostre perline e poi andate a ripassare nella lavorazione. Bene, bene, ripassate nella lavorazione, sono qui per continuare con il tutorial, come vedete. Già sta uscendo una cosa carina, spero che piaccia anche a voi mentre state facendo. Però continuiamo, vedete, sta uscendo da rocca che si trova sopra a queste due rocca. Bene, da qui andiamo a inserire un obit, un bicono da 4 mm e un obit. E andremo a inserire saltando i due rocca nella terza rocca, vedete, e quindi dovete attraversare nel resto della rocca finché non siete usciti a questa rocca, sempre quella che si trova sopra due rocca. Ecco, quindi qui inseriamo di nuovo un obit, un bicono da 4 mm, un obit, e vado a inserirmi, salto 2 della terza rocca, quindi salgo inserire nella terza rocca e tiro il mio filo. Quindi attraversiamo il resto della rocca, 1, 2 e esco, vedete, in questa rocca, sempre che si trova sopra in due rocca, e va avanti così, obit, bicono e obit, quindi obit, bicono, obit, e vado di nuovo a inserirmi nella successiva del gruppo. Ok, beh, ora vado a completare fino qui, perché qui voglio inserire per l'accapetto, quindi vado, completo 1, 1, 2 e poi ci vediamo dopo. Ok, come vedete qui sto uscendo che dobbiamo fare il cappetto prima di completare e inserire i nostri bicconi. Beh, 1, 2, 3, 4, la quinta rocca. Andate a inserire un rocca 11,0, un 8,0 e un 11,0. Andiamo a fare la nostra cappettino salto 1 e vado a inserirmi nella successiva della rocca e fermo qui davanti a due rocca. Ecco, aggiusto a mano, vedete, questo è il nostro cappettino per la orecchini, per l'anello, quindi anello va inserita poi in questa 8,0, vedete qui. Beh, uscendo da qui di nuovo inseriamo il resto della obit, il bicono obit, e vado a completarmi, inserire anche il resto che mancano. Ecco, attraverso nel resto delle palline. Ops, castrato, Dio mio. Ecco, questo è giusto, ok. Ok, inserisco l'ultimo. Obit, bicono e obit. Inserendo l'ultima, beh, inserite anche l'ultima adesso voi, inserendo l'ultima, lo sa cosa dovete fare? Solo ripassare nella lavorazione,
Andiamo a ripassare nella lavorazione. Ebbene, dopo che avete ripassato nella lavorazione potete chiudere come ho fatto io e come vedete ho inserito anche l'anello nella 80, quindi il nostro orecchini è terminato. Spero che ti è piaciuto il tutorial, diminuisco così vedete meglio gli orecchini. Bene, spero che il tutorial ti è piaciuto, è realizzata in tanti perché veramente comunque rimane piccoli, non così grandi e molto leggere. Io vi saluto e spero di tornarci presto con una nuova tutorial. Queste sono le mie orecchini, poi il nome troverete nella titolo della tutorial. Io vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao!